Ciao, sono Matilde. Oggi faremo una ricetta un pochino più articolata, un tortino di baccalà e patate. Ho scelto questa ricetta perché l'ha chiesta un'amica di mio figlio, così potrà vederla direttamente sul mio canale. Per farlo ci occorre la pasta brisée. Gli ingredienti per la pasta brisée sono la farina, 400 grammi, io ho usato una farina di tipo 1, 160 grammi di burro freddo di frigorifero e 160 grammi di acqua fredda, e aggiungeremo anche un pizzico di sale nell'impasto. Questo è per la pasta brisée. Invece per il ripieno ci occorrerà del baccalà. Questi sono 500 grammi, privati della pelle e delle lische, ed è ammollato. L'ho tenuto a mollo per 3 giorni. Ho sciacquato prima i pezzi di baccalà che avevo tagliato, poi li ho messi a mollo cambiando l'acqua 3 volte al giorno, cioè mattina, pomeriggio e la sera prima di andare a letto, e riponendo il contenitore in frigorifero, altrimenti prende cattivo odore. Poi occorreranno delle patate tagliate a cubettoni, della cipolla e uno spicchio d'aglio, mezzo bicchiere di buon vino bianco, 200 grammi di panna fresca, 300 grammi di latte, prezzemolo, olive denocciolate nere, queste sono olive taggiasche, e un rosso d'uovo con un po' di latte per spennellare i bordi della crostata, olio, sale e pepe. Allora facciamo la pasta brisée, molto semplice. In un robot da cucina, oppure va bene anche un frullatore qualunque, mettiamo il burro freddo di frigorifero, la farina, e un pizzico di sale. Azioneremo il robot da cucina solo per pochi secondi, perché dobbiamo solo sabbiare la pasta. Aggiungo ancora poca acqua. Comunque usatene quella che serve per ottenere un impasto compatto. Non tutte le farine assorbono allo stesso modo. Ecco, sembra buona così. La pasta brisée, come la pasta frolla, deve essere lavorata poco. La consistenza è questa, non appiccicosa ma abbastanza morbida. Facciamo un panetto e lo mettiamo a riposare in frigorifero. Lo mettiamo nella pellicola. Fatto il panetto lo mettiamo in frigo. Mentre la pasta riposa in frigorifero cominciamo a preparare il nostro ripieno. Versiamo in un tegame, in una padella, la cipolla, l'aglio, che poi toglieremo, e l'olio, l'equivalente di un 4-5 cucchiai, e mettiamo tutto sul fuoco. Copriamo e lasciamo andare per qualche minuto. La cipolla si è ammorbidita abbastanza, togliamo l'aglio e aggiungiamo il baccalà. Aggiungiamo il vino e lasciamo evaporare per qualche secondo. L'alcol è evaporato, aggiungiamo le patate.
A questo punto mettiamo anche la panna e il latte. Il latte ne lasciamo un po', poi se occorre lo versiamo tutto. Non metto sale perché voglio prima sentire com'è il baccalà e nell'eventualità lo aggiungo. Copriamo e lasciamo cuocere finché riassorbe tutti i liquidi. Mentre aspettiamo che il baccalà cuoce, prepariamo il tegame. Prendiamo un foglio di carta forno, pieghiamo un foglio prima in quattro, poi lo pieghiamo ancora 2 volte, una e due. Il centro è sempre qui. A questo punto prendiamo la misura del tegame e lo tagliamo appena un po' più largo. Quindi con le forbici tagliamo per un 3-4 cm su ogni piegatura. Ungiamo comunque il tegame perché il grasso aiuta la cottura in basso, quindi la carta forno ci servirà per non farlo attaccare, ma un minimo di grasso ci vuole comunque. Non si attaccherà ed è perfettamente foderato. Sono passati 20 minuti, vediamo a che punto sono le patate. Sono cotte, ma c'è ancora molto liquido. Alziamo la fiamma e lasciamo la pentola scoperta. Questo latte non serve più, è sufficiente quello che abbiamo messo. Aspettiamo una decina di minuti. Mezz'ora è passata. Ecco, è pronto, il liquido si è assorbito, nel raffreddare si assorbirà ancora. Aggiustiamo di sale e pepe, ma prima di aggiustare assaggiamo. Di sale è perfetto, io non ne ho aggiunto, era solo il baccalà che era forse un pochino salato. Spegniamo. Aggiungiamo un po' di prezzemolo e pepe. Se c'è qualche patata troppo grossa possiamo schiacciarla, ma non deve essere un impasto grossolano. Lasciamolo intiepidire per una quindicina di minuti e intanto possiamo stendere la pasta brisée. Riprendiamo la pasta brisée, la appoggiamo sul piano infarinato e col tarocco ne stacchiamo un pezzo. È sempre molto utile come attrezzo. Questo servirà dopo per le decorazioni. È circa mezzo centimetro, poco più, 5-6 mm in effetti. Stendiamo anche questa per tagliare le striscioline come per una crostata.
Ok. Tagliamo le striscioline per chiudere. Ok, sto sigillando le strisce con il bordo. Adesso pennelliamo le strisce e il bordo con un po' di uovo e delicatamente pennelliamo solo le striscette e il bordo. Ok, a posto. Adesso andrà in forno a 180 con forno ventilato per un 25 minuti. Per evitare che si dori troppo, fra 20 minuti controllo e se è il caso lo tolgo. Ecco, sono passati 30 minuti, ho dovuto dare qualche minuto in più. I tempi di cottura in ogni caso sono indicativi perché ogni forno è diverso. L'aspetto che deve avere è questo. Adesso aspettiamo una mezz'oretta che si intiepidisca e poi la mettiamo nel piatto. Non è proprio fredda, ma penso che possiamo tentare a girarla. Mi aiuto con un coperchio. Ecco. Buon appetito!